Rara, piccola e stilosa, con Cristiano Luzzago siamo a bordo degli Innocenti 950 Spider. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una vera chicca per i collezionisti. Si tratta di una piccola automobile ed è la Innocenti 950 Spider. La Innocenti, che negli anni 60 fu famosa per la lambretta e per aver acquisito le licenze dalla British Motor Corporation di produrre prima la A40 e poi la famosa Mini, ebbe anche la licenza di costruire sulla base del telaio della Austin Healey Sprite questo modello Spider disegnato da Ghia. La stessa base di telaio, e qui si parla di un'esperienza industriale che le case automobilistiche inglesi avevano già sfruttato con vari modelli ed era già una tradizione maturata da lungo tempo, quella di avere un pianale utilizzato su varie auto. Infatti in Italia avevamo questa e in Inghilterra, oltre alla Sprite, c'era anche l'MG Midget. Tre vetture che avevano esattamente lo stesso pianale, la stessa meccanica, sospensioni, freni, motore che è il classico BMC, che equipaggiava anche le Mini montate ovviamente trasversalmente e non longitudinalmente come questo, che venne creata con il gusto e lo stile italiano. Questo modello che era molto diverso dalle inglesi in quella che era il gusto, ma era praticamente identica per quella che era la sportività, quindi una telaistica che la rendeva un vero go-kart, una macchina che era destinata a un pubblico molto giovane, infatti le dimensioni stesse lo dimostrano, era proprio un entry level che consentiva a ragazze e ragazzi, magari alla prima patente, di avvicinarsi al mondo delle Spider con dei costi concorrenziali contenuti, pur godendo di una vettura che aveva delle prestazioni brillanti per la piccola cilindrata e con delle finiture e una raffinatezza che erano proprio tipiche dello stile italiano, come già abbiamo detto. La Innocenti 950, che fu presentata nel 1960, ebbe poi delle evoluzioni e queste furono con l'introduzione del motore 1100, che la rendeva più prestazionale, e alla fine anche con la produzione di una versione coupé. Sono tutti modelli che, anche se sono stati prodotti insieme, tutta la globalità dei modelli, in circa 7.800-7.900 esemplari, purtroppo non ci sono fonti precise dalle quali si possa determinare il numero esatto, tuttavia ne sono rimasti veramente molto pochi sul mercato, forse sono andati demoliti. Quelli pochi che ci sono, fra l'altro, spesso sono in condizioni non complete, perché ad esempio il volante, che era lo stesso che c'era anche sull'Austin Healey Sprite, era un volante in plastica che all'epoca veniva cambiato con dei volanti in legno che potevano essere più appariscenti e più sportivi. Per oggi sono degli accessori che sono praticamente introvabili e questa vettura è arrivata ai giorni nostri conservata con tutti i minimi dettagli, perfino la targa originale di prima immatricolazione nella nostra città qui a Brescia, che la rendono veramente un esemplare molto ambito, molto appetibile per chi è appassionato del marchio Innocenti e vuole una microvettura che ha la possibilità di essere usata d'estate e d'inverno, anche grazie a una capote in double duck, cioè doppio impermeabile, che la distingueva da altre vetture che invece avevano in single duck, quindi meno impermeabili rispetto a questa.
La meccanica di questa vettura è molto tradizionale, quindi motore anteriore, trazione posteriore. Nella 950 abbiamo due motorizzazioni con 43 e 46 cavalli, mentre nella 1100 abbiamo ben 58 cavalli, che comunque si potevano godere a pieno perché la vettura pesava solo 690 kg, quindi anche se non aveva delle grandi potenze era comunque una vettura particolarmente godibile sia per le prestazioni di leggerezza che anche per le doti di tenuta di strada. Altre doti che la rendevano molto interessante erano le doti di comfort. Infatti, a differenza dell'Austin Sprite e anche delle prime Midget che avevano ancora i finestrini applicati sulle portiere, la Innocenti nacque direttamente con i finestrini laterali in cristallo ascendenti, con dei sedili molto confortevoli e anche la capote era molto più facile da aprire e chiudere rispetto alle sue cugine inglesi. La linea riprende molto lo stile di Ghia, che è il disegnatore. La costruzione fu invece affidata alla Osi e Ghia naturalmente ha sempre avuto uno sguardo verso l'America e quindi le tradizionali pinne che hanno imperversato il mercato negli anni 50 e 60 non potevano non essere adottate su questo modello. Le Innocenti 950 Spider abbiamo detto che era una vettura di entry level, tutto sommato era molto chic, infatti la si vide spesso sulle pagine delle riviste proprio come una vettura destinata a un pubblico giovane, eventualmente anche a delle giovani donne che la apprezzavano e la consideravano un oggetto veramente di moda e di culto già all'epoca. Oltretutto, nonostante le piccole dimensioni, ha anche un abitacolo molto spazioso che consente l'utilizzo anche a guidatori di una certa statura. E il cruscotto è veramente molto completo di strumenti, forse di più rispetto a tante vetture dell'epoca che erano sicuramente più scarne. Il bagagliaio era anche una delle caratteristiche di questa vettura, sufficientemente ampio da consentire di fare anche un viaggio e quindi la rendeva a tutti gli effetti, nonostante le piccole dimensioni, un'auto particolarmente fruibile, piacevole e ambita allora, così come lo può essere adesso per i collezionisti del marchio che sono alla ricerca di uno di questi esemplari che purtroppo sono diventati quasi del tutto introvabili.